Lezione 1. Sicurezza aeroportuale. Aspettiamo al gate che il nostro volo venga chiamato ed è sempre un'esperienza interessante. Assolutamente. L'attesa cresce mentre guardiamo gli altri passeggeri salire sull'aereo. Sì, e passare attraverso i controlli di sicurezza può essere una vera avventura in sé. Può davvero. Provo sempre un misto di eccitazione e ansia durante questo processo. Esattamente. Assicurarsi di avere tutti gli elementi essenziali pronti aiuta ad alleviare lo stress. Di sicuro. Ricontrollo sempre la mia carta d'imbarco e il mio documento d'identità prima di dirigermi al gate. Questo è intelligente. Ti fa risparmiare molto tempo e fatica quando sei in aeroporto. Inoltre, ti dà più tempo per rilassarti e goderti uno spuntino durante l'attesa. Sì. Adoro osservare la gente in aeroporto e ci sono così tanti viaggiatori interessanti. Lezione 2. Riferimenti cinematografici. Nel film compaiono due piccoli bambini britannici che catturano davvero il cuore del pubblico. Sì, e Julie ha recitato anche in molti altri film, come The Americanization of Emily. Questo è un classico. È affascinante vedere come questi primi ruoli abbiano plasmato la sua carriera. Assolutamente. Ha dato una tale profondità ai suoi personaggi, rendendoli riconoscibili e memorabili. Penso che sia impressionante come gli attori bambini possano trasmettere tali emozioni in giovane età. Sì, ci vogliono molto talento e maturità per gestire questi ruoli in modo efficace. Mi chiedo come gestiscano le pressioni della fama così presto nella vita. Deve essere impegnativo, ma apre anche incredibili opportunità per loro. Esploriamo altri suoi film e mi piacerebbe vedere la sua gamma come attrice. Lezione 3. Problemi di corruzione. La corruzione può davvero minare la capacità di un'azienda di competere con le altre del settore. Questo è un problema serio. Non riguarda solo l'azienda ma anche l'economia nel suo insieme. Esattamente. Quando la corruzione è prevalente, soffoca l'innovazione e la concorrenza leale. È scoraggiante vedere come eroda la fiducia nelle aziende e nelle istituzioni. Assolutamente. Un passo importante per fermare la corruzione è promuovere la trasparenza. Sì, la trasparenza può aiutare a ritenere le persone responsabili delle proprie azioni. È anche essenziale creare una cultura in cui il comportamento etico sia apprezzato e premiato. Sono d'accordo. L'istruzione e la consapevolezza sugli impatti della corruzione sono fondamentali. Discutiamo altre strategie su come possiamo contribuire alle pratiche etiche nei nostri campi. Lezione 4. Ricchezza culturale. Il Giappone offre paesaggi meravigliosi pur essendo ricco di cultura e storia. Assolutamente. La miscela di bellezza naturale e patrimonio culturale è davvero affascinante. Sì, dai tranquilli giardini alle affollate strade della città, c'è così tanto da esplorare. Adoro il modo in cui ogni regione ha le sue tradizioni e i suoi festival unici da vivere. Esattamente. È affascinante conoscere le usanze che si sono conservate nel corso dei secoli. Penso che visitare siti storici possa approfondire ancora di più il nostro apprezzamento per la cultura. Sicuramente. Ogni luogo racconta una storia che ci collega al passato. Non vedo l'ora di immergermi nelle usanze locali e provare l'autentica cucina giapponese. Anch'io. Pianifichiamo un viaggio per scoprire tutto ciò che il Giappone ha da offrire. Lezione 5. Libertà personale. Come individui, basiamo ancora le nostre convinzioni sulla libertà personale e su altri diritti umani.
Assolutamente. Questi principi sono fondamentali per una società giusta e giusta. Sì, consentono alle persone di esprimersi e seguire i propri percorsi di vita. Sono d'accordo. È essenziale proteggere questi diritti per tutti, indipendentemente dal loro background. Esattamente. Il rispetto dei diritti umani favorisce il senso di dignità e rispetto tra gli individui. E incoraggia la diversità, permettendo a voci diverse di essere ascoltate e valorizzate. Discutiamo dei modi in cui possiamo difendere questi diritti nelle nostre comunità. Sono entusiasta di scoprire come possiamo avere un impatto positivo insieme. Sì, è importante per noi difendere ciò in cui crediamo. Lezione 6. Approfondimenti storici. Disegnato con la spada, come si diceva 3000 anni fa, così deve essere ancora. Questa è una dichiarazione potente. Riflette la natura duratura del conflitto e della lotta. Sì, nel corso della storia, la spada ha simboleggiato il potere, l'autorità e, a volte, l'oppressione. Assolutamente. È affascinante come i manufatti possano raccontare storie di civiltà passate. Penso che sia essenziale studiare questi contesti storici per comprendere il nostro presente. Sì, imparare dal passato può guidarci a fare scelte migliori per il futuro. Esploriamo di più su queste narrazioni storiche e sulle loro implicazioni oggi. Ottima idea. Approfondire la storia può fornire preziose informazioni sul comportamento umano. Sono ansioso di vedere come queste lezioni della storia possano essere applicate alla nostra vita attuale. Lezione 7. Deliziosa anticipazione. Non vedo l'ora di approfondire. Il cibo sembra assolutamente delizioso. Anch'io. Sono così felice che abbiamo deciso di ordinare da questo ristorante. Sembra tutto fantastico. Sì, ho sentito parlare molto delle loro specialità e la presentazione è stupefacente. Lo è davvero. È sempre emozionante provare nuovi piatti che non abbiamo mai mangiato prima. Sono d'accordo. Esplorare diverse cucine è una delle cose che preferisco quando mangio fuori. Inoltre, condividere un pasto rende l'esperienza ancora più piacevole. Assolutamente. È un ottimo modo per unire e creare ricordi duraturi insieme. Assaporiamo ogni boccone e godiamoci i sapori al massimo. Sì, eccoci a un pasto fantastico e a una meravigliosa serata. Lezione 8. Strutture per il fitness. Sfortunatamente, non offriamo lezioni di fitness nella palestra dell'hotel. È un po' deludente, ma sono sicuro che possiamo trovare delle alternative nelle vicinanze. Sì, molte palestre locali offrono pass giornalieri, che potrebbero essere una buona opzione. Questo è vero. Sarebbe bello tenere il passo con la mia routine di allenamento anche in viaggio. Assolutamente. Rimanere attivi può aiutarci a sentirci pieni di energia e pronti a esplorare. Inoltre, alcune attività all'aperto come il jogging o l'escursionismo possono anche essere un ottimo allenamento. Sì. Godersi l'aria fresca mentre ci si allena è sempre un vantaggio. Diamo un'occhiata ad alcuni parchi o sentieri nelle vicinanze quando abbiamo tempo. Ottima idea. Esplorare nuovi posti rimanendo in forma sembra il piano perfetto. Lezione 9. Prenotazione della cena. Ragazzi, la nostra prenotazione per la cena è andata perduta, cosa dobbiamo fare adesso? Questo è un peccato. Restiamo calmi e vediamo se riusciamo a trovare un altro posto dove mangiare. Sì, potremmo chiedere al ristorante se possono ospitarci comunque. È una buona idea. A volte riescono a farci entrare, anche se si tratta di aspettare un po'. Esattamente.
In caso contrario, possiamo sempre esplorare i ristoranti nelle vicinanze per un'opzione di riserva. Sì, ci sono molti posti fantastici da queste parti, dobbiamo solo essere flessibili. Controlliamo rapidamente le recensioni per trovare un buon posto dove gustare un buon pasto. Ottimo piano. Sono sicuro che troveremo qualcosa di delizioso per soddisfare la nostra fame. Ecco un'avventura culinaria spontanea. Lezione 10. Esplorazione della natura. Ci siamo fermati a guardare i fiori selvatici primaverili e erano così vivaci e belli. Sì, è stato uno spettacolo incantevole. La natura ha un modo per risollevarci il morale, vero? Assolutamente. I colori e i profumi dei fiori erano semplicemente incantevoli. E il fatto di aver attraversato un torrente camminando sulle pietre ha reso il tutto ancora più divertente. Sì. È sembrato avventuroso e ha aggiunto l'emozione della nostra escursione. Adoro esplorare la natura in questo modo. È una fuga così rinfrescante dalla vita quotidiana. Sicuramente. Ogni passo porta a nuove scoperte e momenti da apprezzare. Facciamo in modo che sia una tradizione esplorare insieme altri luoghi naturali. Ci sto. Ecco tante altre avventure all'aria aperta. Lezione 11. Opinioni presidenziali. Una città splendente è forse tutto ciò che il presidente vede dal portico della Casa Bianca. Questa è una bellissima immagine. Deve essere uno spettacolo da vedere tutti i giorni. Sì, e dalla veranda del suo ranch può provare una bellezza diversa. È affascinante come diverse prospettive possano influenzare la visione di un leader per il paese. Assolutamente. Il contrasto tra la vivace città e il paesaggio sereno è impressionante. Immagino che questi punti di vista ispirino molte decisioni e riflessioni sulla leadership. Esattamente. È importante che i leader comprendano le esperienze urbane e rurali. Sì, avere questa consapevolezza può portare a politiche più equilibrate per tutti. Parliamo di come l'ambiente modella le prospettive della nostra vita. Lezione 12. Rilassamento degli animali domestici. È un bel tocco. Anche i nostri animali domestici apprezzeranno avere un posto dove rilassarsi. Assolutamente. Creare un angolo accogliente per loro dimostra quanto ci teniamo. Adoro come piccoli aggiustamenti nella nostra casa possano aumentare il loro comfort e la loro felicità. Sì, gli animali domestici prosperano in ambienti in cui si sentono sicuri e protetti. È incredibile come un letto morbido o una coperta calda possano fare una tale differenza. Sono completamente d'accordo. È essenziale per il loro benessere avere uno spazio rilassante. Assicuriamoci anche di includere alcuni giocattoli per farli divertire. Ottima idea. Coinvolgere le loro menti è importante tanto quanto fornire loro un posto confortevole. Penso che dovremmo allestire la loro area insieme, e potrebbe essere un progetto divertente. Lezione 13. Esperienze immersive. Oh, ne ho già provato uno e mi sembrava di essere in un mondo completamente diverso. Sembra incredibile. Che tipo di esperienza immersiva hai avuto? È stata un'avventura di realtà virtuale che mi ha trasportato in un fantastico paesaggio fantastico. Wow! Ho sempre voluto provare la realtà virtuale, deve essere così coinvolgente e reale. Lo è davvero. La tecnologia ti fa dimenticare ciò che ti circonda e ti fa sentire come se fossi lì. Posso solo immaginare quanto sarebbe emozionante esplorare nuovi mondi come quello. Sì, era come far parte di un film e ne ho amato ogni momento. Troviamo un'esperienza VR da provare insieme. Penso che sarà molto divertente.
Mi piacerebbe moltissimo. Esplorare nuove realtà insieme sembra un'avventura che aspetta di accadere. Lezione 14. Le attività di Grace. Grace andrà a nuotare più tardi, ne è così entusiasta. Sembra meraviglioso. Il nuoto è un ottimo modo per rimanere attivi e divertirsi. Sì, dopo giocherà anche a giochi da tavolo con i suoi amici. Sembra una combinazione perfetta di esercizio e relax. Esattamente. È bello avere una varietà di attività da svolgere con gli amici. Adoro vederla così felice. Socializzare migliora davvero il suo umore. Sì, è importante per lei avere quell'equilibrio tra attività fisica e tempo libero. Sono completamente d'accordo. Organizziamo presto una serata di gioco. Sarebbe bello partecipare al divertimento. Ci sto. Penso che sarà un modo fantastico per trascorrere del tempo insieme. Lezione 15. Ingredienti freschi. Scelgo quelli freschi e di stagione, tendono ad avere un sapore migliore. Assolutamente. Gli ingredienti freschi fanno la differenza in cucina. Sì, hanno un sapore più ricco e una consistenza migliore rispetto ai prodotti fuori stagione. Sono completamente d'accordo. Inoltre, l'acquisto locale sostiene gli agricoltori e riduce la nostra impronta di carbonio. Esattamente. È una situazione vantaggiosa sia per le nostre papille gustative che per la comunità. Penso che dovremmo visitare il mercato degli agricoltori questo fine settimana per fare scorta di ingredienti freschi. Sembra un'ottima idea. Adoro esplorare le diverse bancarelle e le diverse opzioni disponibili. Sì, ed è una gita divertente per trascorrere del tempo insieme mentre si fanno acquisti di cibo delizioso. Facciamo un elenco di ciò che vogliamo ottenere per assicurarci di non perdere nulla. Lezione 16. Standard del servizio clienti. La politica prevede che qualsiasi dipendente deve salutare qualsiasi cliente che si trova nel raggio di 10 piedi da lui. Questo è un ottimo standard. Crea un'atmosfera accogliente per tutti coloro che entrano. Sì, sottolinea l'importanza del servizio clienti nella costruzione di relazioni. Sono completamente d'accordo. Un cordiale saluto può dare un tono positivo all'intera esperienza. È essenziale far sentire i clienti stimati e apprezzati sin dal momento in cui arrivano. Assolutamente. Questo approccio può portare a una maggiore soddisfazione e fidelizzazione dei clienti. Penso che l'implementazione di questa politica possa davvero migliorare l'esperienza complessiva di acquisto. Sì, e incoraggia i dipendenti a interagire maggiormente con i clienti. Parliamo di come possiamo promuovere questo tipo di servizio nei nostri ambienti di lavoro. Lezione 17. Storia dello sport canadese. L'atleta canadese più famoso dell'epoca era Ned Hanlon, nato nel 1855 e attivo fino al 1908. Interessante. Ho sentito parlare di lui, ha dato un contributo significativo al baseball. Sì, è stato un giocatore straordinario e ha persino allenato diverse squadre durante la sua carriera. È incredibile come abbia contribuito a plasmare lo sport in Canada e a lasciare un'eredità duratura. Esattamente. I suoi successi hanno ispirato molte generazioni future di atleti. Adoro conoscere i personaggi storici dello sport, spesso hanno storie affascinanti. Sì, e il loro impatto si sente ancora negli sport che pratichiamo oggi. Immergiamoci più a fondo nella storia dello sport canadese, c'è così tanto da esplorare. Mi piacerebbe moltissimo. Comprendere il nostro patrimonio sportivo è importante e arricchente. Lezione 18. Impostazione dei piani.
ci vado per ogni evenienza, ma penso sia meglio essere preparati. D'accordo. Fissiamo una data e prendiamo le disposizioni necessarie in anticipo. Sì, la pianificazione ci aiuterà a garantire che tutto proceda senza intoppi e che non ci manchi nulla. Esattamente. Avere un piano chiaro rende più facile godersi l'esperienza. Penso che dovremmo anche discutere di cosa vogliamo realizzare in questo periodo. È un'ottima idea. Stabilire degli obiettivi ci manterrà concentrati e motivati. Annotiamo i nostri obiettivi e le attività specifiche che vogliamo includere. Sì. In questo modo, possiamo misurare i nostri progressi e celebrare i nostri risultati. Sono entusiasta di questo. Un approccio ben organizzato la renderà un'esperienza memorabile. Lezione 19. Tecniche fotografiche. È impressionante. Modifichi le tue foto o le mantieni naturali? Di solito li modifico un po' per migliorare i colori e l'illuminazione, ma preferisco un aspetto naturale. Ti capisco benissimo. È bello mantenere l'autenticità del momento catturato. Esattamente. Voglio che le mie foto riflettano la vera bellezza di ciò che ho vissuto. L'editing può essere un ottimo strumento, ma è importante non esagerare. Sì, trovare quell'equilibrio è fondamentale per mantenere l'essenza dell'immagine originale. Penso che il tuo approccio renda la tua fotografia più genuina e riconoscibile. Grazie. Mi piace condividere il mio punto di vista attraverso il mio obiettivo in modo naturale. Organizziamo presto una giornata fotografica e mi piacerebbe imparare alcune delle tue tecniche. Lezione 20. Party time. Certo. Se la TV non può essere riparata, te ne forniremo una sostitutiva. È rassicurante sentirlo. È bello sapere che prendi sul serio il servizio clienti. Assolutamente. Vogliamo assicurarci che tutti godano della loro esperienza senza problemi. Lo apprezzo. Fa una grande differenza sapere che c'è una soluzione se qualcosa va storto. Sì, e crediamo nella fornitura di soluzioni rapide per soddisfare i nostri clienti. Questo è l'approccio giusto. Dimostra che apprezzi i tuoi clienti e il loro tempo. Esattamente. Assicuriamoci di comunicare chiaramente con tutte le loro opzioni. Ti aiuterò con quello. Tenere informati i nostri clienti è fondamentale per creare fiducia. Insieme, possiamo creare un ambiente in cui tutti si sentano accuditi. Lezione 21. La spesa del pane. Che mi dici del pane? Sì, abbiamo bisogno di una pagnotta di pane integrale per i nostri pasti. Il grano integrale è un'ottima scelta. È più salutare e ricco di più nutrienti del pane bianco. Esattamente. Inoltre, ha una consistenza e un sapore meravigliosi che si abbinano a molti piatti. Adoro il modo in cui aggiunge un elemento sostanzioso a panini e toast. Sì, ed è perfetto per la colazione con dell'avocado o del burro di arachidi. Assolutamente. Assicuriamoci di procurarci una pagnotta fresca dal reparto panetteria. Buona idea! Il pane fresco ha sempre un sapore migliore e migliora i nostri pasti. Posso già immaginare la crosta croccante e morbida all'interno. È semplicemente deliziosa. Andiamo al negozio e prendiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per la settimana. Lezione 22. Divertirsi a cucinare. Sento già il sapore della crosta croccante, è la parte migliore secondo me. Sono completamente d'accordo. Una buona crosta può fare o rompere una pagnotta. Sì, quel croccantezza soddisfacente quando lo mordi è semplicemente irresistibile. E l'aroma del pane appena sfornato che si diffonde in cucina è paradisiaco.
Assolutamente. Crea un'atmosfera così calda e invitante. Adoro sperimentare diverse ricette per vedere come viene la crosta. Questa è la parte divertente. Ogni tentativo porta i suoi risultati unici. Sì, ed è emozionante condividere i deliziosi risultati con amici e familiari. Non vedo l'ora di cucinare insieme e creare delle prelibatezze da leccarsi i baffi. Lezione 23. Alloggi accoglienti. La selezione di opzioni di alloggio è impressionante. Sicuramente. Seaside Haven dispone di camere accoglienti che sembrano invitanti e confortevoli. Sì, mi piace l'idea di stare da qualche parte con vista sull'oceano. È perfetto per rilassarsi e il suono delle onde è così rilassante. Esattamente. Inoltre, la vicinanza alla spiaggia consente un facile accesso ad attività divertenti. Posso già immaginare di godermi il caffè mattutino sul balcone mentre guardo l'alba. Sembra delizioso. Assicuriamoci di prenotare il nostro soggiorno il prima possibile. Assolutamente. Un luogo accogliente dove rilassarsi renderà il nostro viaggio ancora più piacevole. Non vedo l'ora di trascorrere una vacanza perfetta all'insegna del relax e dell'avventura. Lezione 24. Pesci tropicali. Ho visto pesci nuotare nell'acquario e i colori erano così vivaci. La ragazza che lavorava lì ha detto che erano pesci tropicali e che erano stupendi. Assolutamente. I pesci tropicali sono noti per i loro colori vivaci e i motivi unici. Sì, ogni specie ha il suo fascino, il che rende l'osservazione così affascinante. Potrei passare ore a guardarli scivolare nell'acqua. Anch'io. È come un mondo sottomarino in miniatura pieno di vita e bellezza. Penso che dovremmo visitare un acquario insieme e sarebbe un'esperienza divertente. Mi piacerebbe moltissimo. Esplorare la vita marina è sempre un'avventura emozionante. Pianifichiamo presto la nostra visita in modo da poter godere delle meraviglie dell'oceano. Lezione 25. Vantaggi della pittura. In che modo la pittura ti ha giovato finora? Mi aiuta a rilassarmi e distendermi dopo una lunga giornata, cosa che trovo incredibilmente preziosa. Meraviglioso! Gli sbocchi creativi come la pittura possono essere terapeutici. Esattamente. Mi permette di esprimere i miei sentimenti e pensieri in modo visivo. Inoltre, è un ottimo modo per disconnettersi dallo stress della vita quotidiana. Sì, immergermi nei colori e nelle pennellate mi dà gioia. Capisco come diventi un rituale calmante per te. Assolutamente. Ogni sessione sembra una mini vacanza per la mia mente. Troviamo del tempo per dipingere insieme e potrebbe essere un modo divertente per creare legami e creare. Lezione 26. Spazio di lavoro dedicato. È importante creare uno spazio di lavoro dedicato a casa. Assolutamente. Avere un'area specifica aiuta a migliorare la concentrazione e la produttività. Sì, stabilisce un chiaro confine tra lavoro e vita personale, il che è essenziale. Ho intenzione di destinare un angolo della mia stanza appositamente per le attività legate al lavoro. Sembra un'ottima idea. Uno spazio ben organizzato può ispirare la creatività. Esattamente. Aggiungerò alcuni tocchi personali per renderlo invitante e confortevole. Penso che farò lo stesso e un ambiente piacevole fa una grande differenza. Sì, incoraggiamoci a vicenda a mantenere i nostri spazi e a mantenerli ordinati. Sono entusiasta di vedere come i nostri spazi di lavoro dedicati migliorino la nostra produttività.
Lezione 27. Design minimalista. Sembra allettante. Quali sono alcuni elementi chiave dei design minimalisti? Bene, il minimalismo enfatizza la semplicità e la funzionalità, spesso usando colori neutri. Sì, adoro il modo in cui crea un'atmosfera calma e ordinata. Esattamente. Gli spazi minimalisti sono spesso caratterizzati da linee pulite e spazi aperti che sembrano invitanti. Apprezzo il modo in cui questa filosofia di design incoraggi meno distrazioni nel nostro ambiente. Sì, ci permette di concentrarci su ciò che conta davvero senza inutili disordine. Penso che incorporare alcuni elementi minimalisti nelle nostre case potrebbe essere rinfrescante. Assolutamente. Esploriamo le idee per creare un'atmosfera più minimalista nei nostri spazi. Sono entusiasta di semplificare e riordinare, e farà una differenza significativa. Lezione 28. Il tuo viaggio artistico. Hai già completato qualcuno dei tuoi dipinti? No, non ancora. Sto ancora sviluppando le mie capacità e sperimentando diverse tecniche. Questo va benissimo. Il percorso di apprendimento è importante tanto quanto il pezzo finale. Esattamente. Ogni quadro è un'opportunità per crescere ed esprimermi in modo creativo. Ammiro la tua dedizione al miglioramento e dimostra la tua passione per l'arte. Grazie. Credo che la pratica porterà al progresso e alla fine alla padronanza. Prendiamoci un po' di tempo per dipingere insieme, e mi piacerebbe vedere il tuo viaggio svolgersi. Mi divertirei davvero. Condividere l'esperienza la renderà ancora più gratificante. Ecco come sostenerci a vicenda nei nostri sforzi artistici. Lezione 29. 00. Aspirazioni di viaggio. Sto pensando di fare presto un viaggio in un altro paese. Sì, a dire il vero, ci sto pensando anch'io. Viaggiare può essere un'esperienza davvero arricchente. Assolutamente. Esplorare nuove culture e incontrare persone diverse è sempre emozionante. Sono d'accordo. Ci apre la mente e ci aiuta ad apprezzare la diversità nel mondo. Hai in mente una destinazione specifica che vorresti visitare? Sono propenso a un paese con una ricca storia e splendidi paesaggi. Sembra perfetto. Cerchiamo alcune opzioni e pianifichiamo insieme la nostra avventura. Ci sto. Pianificare un viaggio può essere divertente tanto quanto il viaggio stesso. Sì, facciamo di questo viaggio qualcosa che entrambi non vediamo l'ora. Lezione 30. Piani per le feste. Perfetto. Che ne dici del prossimo fine settimana alle 19? Dovrebbe funzionare bene per tutti. Suona bene. Mi assicurerò di spedire gli inviti e di organizzare tutto. Ottimo. Una serata del fine settimana è perfetta perché le persone tendono ad essere più rilassate e disponibili. Sì, e permette a tutti di rilassarsi dopo una lunga settimana di lavoro. Dovremmo pianificare alcune attività per intrattenere tutti durante la serata. Assolutamente. Forse qualche gioco o una divertente sessione di quiz potrebbero ravvivare le cose. Adoro quell'idea. È sempre bello avere attività coinvolgenti per riunire le persone. Sì, e dovremmo anche pensare a snack e bevande per rinfrescare tutti. Facciamo un elenco di ciò che dobbiamo preparare per assicurarci che tutto proceda senza intoppi. Lezione 31. Pet Comfort. È un bel tocco. Anche i nostri animali domestici apprezzeranno avere un posto dove rilassarsi. Assolutamente. Creare un angolo accogliente per loro dimostra quanto teniamo al loro comfort.
Adoro come un piccolo aggiustamento del genere possa aumentare la loro felicità e il loro benessere. Sì, gli animali domestici prosperano in ambienti in cui si sentono sicuri e rilassati. È incredibile come un letto morbido o una coperta calda possano fare una tale differenza. Sono completamente d'accordo. Fornire loro uno spazio sicuro è essenziale per la loro salute. Pensiamo anche a includere dei giocattoli per farli divertire. È un'ottima idea. Mantenere la loro mente attiva è importante tanto quanto il loro conforto. Penso che dovremmo allestire quest'area insieme, e potrebbe essere un progetto divertente per noi. Lezione 32. Esperienze immersive. Oh, ne ho già provato uno e mi sembrava di essere in un mondo completamente diverso. Sembra incredibile. Che tipo di esperienza immersiva hai avuto? È stata un'avventura di realtà virtuale che mi ha trasportato in un paesaggio fantastico pieno di meraviglie. Wow! Ho sempre voluto provare la realtà virtuale, deve essere così coinvolgente e realistica. Lo è davvero. La tecnologia ti fa dimenticare ciò che ti circonda e ti fa sentire come se fossi davvero lì. Posso solo immaginare quanto sarebbe emozionante esplorare nuovi mondi in quel modo. Sì, era come far parte di un film e ne ho amato ogni momento. Troviamo un'esperienza VR da provare insieme. Penso che sarà molto divertente. Mi piacerebbe moltissimo. Esplorare nuove realtà insieme sembra un'avventura che aspetta di accadere. Lezione 33. Organizzazione degli infermieri. Sapevi che Russell ha costretto il governo ad accettare l'offerta di Florence Nightingale di organizzare infermieri per recarsi in Crimea? Sì, l'ho letto. È incredibile come la sua determinazione abbia cambiato il corso dell'assistenza infermieristica e sanitaria durante la guerra. Assolutamente. I suoi sforzi non solo migliorarono le condizioni dei soldati, ma stabilirono anche l'assistenza infermieristica come una professione rispettata. Sono completamente d'accordo. Florence era in anticipo sui tempi, sottolineando l'importanza di infermieri qualificati nell'assistenza medica. Esattamente. Il suo lavoro ha gettato le basi per le pratiche e l'istruzione infermieristiche moderne. È stimolante vedere come l'impegno di una persona al servizio possa portare a cambiamenti significativi nella società. Di sicuro. La sua eredità continua a influenzare gli operatori sanitari di oggi. Adoro il modo in cui la sua storia ci incoraggia a difendere ciò in cui crediamo, anche in circostanze difficili. Sicuramente. Rendiamo onore ai suoi contributi sostenendo le iniziative sanitarie nella nostra comunità. Lezione 34. Idee per lo shopping. Mi piace l'idea. Conosci qualche negozio che offre un'ampia selezione di articoli? Sì, ci sono alcuni ottimi negozi in città che offrono una varietà di scelte, dai vestiti agli articoli per la casa. Sembra perfetto. Adoro fare shopping dove posso trovare tutto ciò di cui ho bisogno in un unico posto. Anch'io. Fa risparmiare molto tempo e rende l'esperienza più piacevole. Esattamente. Inoltre, è sempre divertente esplorare diverse sezioni e scoprire nuovi oggetti. Assolutamente. A volte trovi tesori inaspettati di cui non sapevi nemmeno di aver bisogno. Sono completamente d'accordo. Facciamo un elenco dei negozi che vogliamo visitare e programmiamo una giornata di shopping. Ottima idea. Sono entusiasta di vedere cosa possiamo trovare insieme. Anch'io. Fare shopping è sempre più divertente in buona compagnia.